Hai mai preparato un aperitivo così o un antipasto così? Io amo tantissimo preparare gli aperitivi per la mia famiglia o anche per gli amici e piuttosto che preparare delle solite tartine mi piacciono gli antipasti caldi. Bene, allora se anche tu vuoi preparare un antipasto caldo a cui magari abbinare un buon bicchiere di vino rosso, resta con noi. Io sono Francesca e questa è Scola la Pasta. E allora andiamo a vedere gli ingredienti per preparare queste polpette. I miei ragazzi le chiamano le bombette. Gli ingredienti principali sono la cicoria, secondo me si può utilizzare anche qualche altra verdura, confesso non l'ho mai provato, ma insomma magari lo proverò e avrò anche il piacere di condividerlo con voi. Poi abbiamo la salsiccia, io ho trovato questo preparato in bustina, chiaramente il cameraman quando l'ha vista, essendo umbro, è scoppiato a ridere, ha detto non posso credere che esista un preparato di salsiccia in busta, invece sì esiste e per queste preparazioni in cucina vi assicuro è comodissimo, naturalmente se non lo trovate nessun problema, è sufficiente che ci sia la stessa quantità di un paio di salsicce. Proseguendo con gli ingredienti avremo anche un uovo, del parmigiano, del pane bagnato nel latte, questo è pane secco, è un pane che ho fatto io qualche giorno fa, che è un po' rinsecchito, quindi non si può utilizzare, è perfetto per queste preparazioni. Al termine per la frittura utilizzeremo il pangrattato, io uso sempre questo qui, mi piace tantissimo, ormai sono anni, sono un'affezionata, è un pangrattato marca Sfarinando, lo trovate in tanti supermercati nel Lazio. È molto buono perché è fatto con il pane di Lariano, che è un pane storicamente molto casereccio con farina di tipo 2, quindi è un po' scuretta ed è proprio quello scuro che ci serve per conferire quel carattere brunito alle nostre bombette. Andiamo subito a cominciare, devo iniziare naturalmente con il lavaggio della cicoria. Verdura lavata. La regola della nonna vuole che la verdura si lavi almeno per 3 volte. Io negli anni ho aggiunto qualcosa in più. Allora, in genere è almeno 3 volte o fino a che l'acqua non sia proprio completamente chiara. Io ho aggiunto una cosa in più. La prima volta la lavo, la seconda aggiungo un cucchiaio di bicarbonato, lavo per bene e nella terza faccio il risciacquo e oggi ho dovuto fare in questa maniera. Adesso andiamo a lessare la cicoria. Io ne userò una metà rispetto a quella che avete visto all'inizio, ma mi sta venendo anche il dubbio che veramente potrebbe essere molto buona la verdura, le cime di rapa, che con la salsiccia stanno benissimo. Ve l'ho promesso, lo farò, prima o poi lo proverò e lo condivideremo insieme di nuovo. Andiamo a lessare la verdura. Una manciata di sale grosso e quando l'acqua bolle mettiamo la verdura. Bene, secondo me poteva esserci anche un po' meno acqua, ma va benissimo. Ecco qua. Ci aiutiamo a spingerla sotto e aspettiamo che prenda il bollore, dovrà bollire una ventina di minuti. Intanto noi ci occupiamo degli altri ingredienti. Mettiamo del latte sul pane, così lo lasciamo a bagno per un po' perché si deve ammorbidire e lo lasciamo andare così. Nel frattempo metteremo a cuocere la nostra salsiccia, quindi io ho aperto la bustina e vado a tirare giù tutto il ripieno che è bellissimo, mamma mia, voilà, non si spreca niente. Naturalmente la salsiccia la dovremo prima cuocere, così poi la andremo a mettere insieme agli altri ingredienti e alla fine la polpetta fritta cuocerà in pochissimo tempo perché gli ingredienti saranno già tutti completamente cotti. Voilà. Piano piano con l'aiuto di un mestolo, dove posso, cerco di rompere la salsiccia in tanti pezzi, alziamo un po' la fiamma e la lasciamo rosolare per bene.
Già si comincia a sentire un odore che non vi lascio immaginare e anche una gran fame. È ora di pranzo, qui ora, se non ci sbrighiamo. Ci vuole il suo tempo. Facile con una forchetta, ecco qua, piano piano perché è una padella antiaderente, quindi con cautela, ma è un'operazione che si può fare. Voilà. Allora, la salsiccia sta cuocendo bene, la cicoria si sta lessando e noi non perdiamo tempo. I nostri ingredienti sono cotti. Adesso li andiamo a preparare per fare un impasto per preparare le nostre bombette. Iniziamo a mettere tutti gli ingredienti in una ciotola molto capiente. Adesso è il momento del latte, vedete che il pane si è ammorbidito molto bene, ma io lo devo strizzare perché il rischio è che l'impasto sia troppo liquido. Quindi noi lo strizziamo ed eventualmente se l'impasto risultasse alla fine troppo denso riutilizzeremo quel latte. Ecco, strizziamo bene. Una grande soddisfazione utilizzare il pane fatto in casa, devo dire, proprio non si butta via niente. La cucina che non spreca nulla mi è sempre piaciuta molto. Allora, questo latte per il momento che è avanzato lo mettiamo da parte perché volendo potremo riutilizzarlo. Adesso a questi ingredienti andiamo ad aggiungere la nostra cicoria. Anche con questa dovrò fare la stessa operazione. La andiamo a strizzare un po'. È ancora calda. Voilà. Bene, ed ora passiamo al mixer. Il mio compagno di vita in cucina. Ci vuole tantissima pazienza, ma vedrete che piano piano riusciamo a frullare tutto. Adesso mi fermo e aggiungo gli altri ingredienti, guardate bene. Allora, metteremo prima l'uovo. Che bel colore! E adesso aggiungo anche il parmigiano. Voilà. Diciamo che l'impasto sta venendo abbastanza denso, quindi non credo proprio che utilizzeremo il latte. Del resto c'è una componente acqua nella cicoria che tiene l'impasto sicuramente molto morbido. Voilà, siamo pronti!
La cucina è proprio sempre piena di sorprese, mi mancano ancora 5-6 polpettine ma non mi è bastato l'uovo. Ecco perché tante volte io vi dico, io spesso cucino a occhio, però vi prometto che poi nelle dosi metterò le dosi giuste. Le uova sono 2, andiamo a preparare l'altro. Ci siamo quasi, sono quasi pronte. Sono belle dorate, belle dorate. Poi vedete che in cottura un po' tendono a gonfiarsi, quindi anche se non sono perfette quando le prepariamo, poi in realtà durante la cottura si gonfiano e diventano proprio ben rotonde. Ecco perché giustificato il nome che danno i miei figli chiamandole le bombette. Secondo me sono cotte. Ecco le nostre bombette, le polpette di salsiccia e cicoria. Se vi è piaciuto questo video, pensate di iscrivervi cliccando nel tasto qui sotto e già che ci siete mettete anche un like. Voglio raccontarvi ancora una volta una storia. Ogni volta che qualcuno mette un like ad un video di YouTube accade qualcosa di bellissimo. Io vi aspetto ancora nella nostra cucina di Scuola la Pasta con tante idee, tanti suggerimenti e tante ricette. Ciao, ci vediamo alla prossima!